Ciao a tutti, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in questa live pre-cena, diciamo, per parlare dei narcisisti, dei vari tipi di narcisisti che possiamo incontrare, anche un po' come fare riconoscerli, diciamo, perché riconoscerli significa preservare, significa riuscire ad evitare, diciamo, di farsi del male fondamentalmente. Tanto saluto un po' di persone che si stanno connettendo, quindi è importante imparare a riconoscere le varie tipologie di narcisisti per capire che tipo di persone sono e come fare a sganciarsi, come fare a non coinvolgersi. Cos'è la moderazione semplificata? Wow, grazie YouTube. Mirko Papella, che vuol dire moderazione semplificata? Che vuol dire? Spiega, Papella, spiega che vuol dire moderazione semplificata. Allora, comunque, tanto ho visto anche io sto usando il PC, Papella. Papella, dove hai messo la Canetti? L'hai nascosta? Allora, intanto ho letto anche una domanda di qualcuno: chi sono i narcisisti? I narcisisti sono persone come tutti gli altri, che però hanno una caratteristica fondamentale, quella di non saper amare nel senso vero della parola. Intanto saluto Bacheca e la Luna. Amare nel senso vero della parola, per quale motivo? Perché sono concentrati su se stessi. Il narcisista è come un buco nero emotivo, diciamo, è chiuso completamente su se stesso. Amare nel senso vero, cioè nel senso di desiderare la felicità degli altri. Ciao Massimo B. È importante non innamorarsi dei narcisisti. Il prossimo corso che farò a Torino venerdì prossimo, tra l'altro saluto Massimo B che ieri era presente, venerdì prossimo parleremo proprio di come sganciarsi dai narcisisti. Credo che sia utile nella festa della donna, per le donne, imparare a sganciarsi dai narcisisti. Ciao Lady Elvira. È importante. Ma che vado a cuccare? Bacheca, vado a dormire stasera, domani devo andare a Milano, stasera a dormire come le galline. Come le galline, Bacheca, vado a dormire stasera. Domani devo essere alle 9 a Milano, anche prima forse, anche prima per me, quindi Bacheca. E allora, quindi, infatti farò un video per la festa della donna, venite tutti venerdì prossimo a Torino, così imparerete a difendervi dai narcisisti. Ecco, farò un video, il titolo mi sembra abbastanza clickbait. Allora, quindi teniamo presente questi concetti di fondo, quindi se noi vogliamo coinvolgere un narcisista, teniamo presente che non è possibile, quindi non è possibile coinvolgere un narcisista, quindi è come dire spremere il sangue dalle rape, non ci riesci. Il problema è che, come sentivo molte persone che mi dicevano, io non sapevo all'inizio che fossi un narcisista, non sapevo questo, non sapevo quell'altro, e allora mi sono coinvolta. Però il coinvolgimento deve essere un qualcosa che nel momento in cui tu capisci sei in grado di toglierlo. Come ti coinvolgi, dovresti anche imparare a decoinvolgerti. E noi abbiamo la possibilità di decoinvolgerci, mettendo al primo posto la nostra dignità, perché veramente l'unica cosa che dobbiamo imparare a salvaguardare comunque sia è la nostra dignità. Nel momento in cui calpestiamo o lasciamo che gli altri calpestino la nostra dignità, praticamente abbiamo perso ogni possibilità di essere coinvolgenti, e abbiamo perso ogni possibilità di sviluppare autostima, abbiamo perso ogni possibilità di amare noi stessi.
Quindi il narcisista è una persona che di fatto non sa amare. È inutile, ecco, un altro errore che si fa è cercare di modificarlo. Io lo salverò. Questo lo fanno spesso le persone, uomini o donne, diciamo così, che hanno la sindrome da crocerossina, no? Tendono a voler salvare a tutti i costi una persona, ma il narcisista non si può salvare. Non si può salvare nel senso che non si può modificare, è praticamente impensabile riuscire a far sì che un narcisista possa imparare ad amare. Eventualmente un percorso che deve intraprendere lui o lei, per carità, non è che io sto dicendo che il narcisista, nato narcisista, morirà narcisista. Intanto salutiamo la Canetti. Dove l'hai portata, Papella, la Canetti? L'hai portata al parco? Bene, comunque dobbiamo tenere presente quindi queste situazioni. Che tipologie di narcisisti esistono? Beh, esistono diverse tipologie di narcisisti. Esatti, i narcisisti non cambiano, si specializzano, si perfezionano. I narcisisti si perfezionano. Noi dobbiamo quindi imparare a riconoscerli fondamentalmente. Beh, intanto alcune caratteristiche che hanno i narcisisti in comune, diciamo, è che sono manipolatori. Ecco, questa direi che è la caratteristica che accomuna tutti i narcisisti. Manipolare in che senso? Nel senso più generale del termine, vogliono farti fare delle cose che tu non faresti. Questo significa manipolare usando dei ricatti emotivi. Ecco, vedi, non lo so, tu magari, che ne so, hai la febbre, non puoi uscire, per fare un esempio, e loro ti dicono, ecco, vedi, tu non vuoi mai uscire con me. Io sono sempre disposto a fare di tutto per te e tu non vuoi mai uscire con me. Tanto loro sanno che tu non usciresti e non uscirai e non potrai uscire perché hai la febbre, però ti rimarcano questa cosa che non ha senso, tu ci pensi, stai male, hai la febbre e loro però ti rimarcano questo. Loro ti rimarcano questo che poi un giorno lo useranno contro di te quando tu gli dirai ma perché non esci stasera? Beh, anche tu come ti sei comportata? La mia è semplicemente una reazione ad un tuo comportamento. Quindi anche quando tu oggettivamente per dire è un problema, loro devono rimarcarlo comunque. Lo rimarcano e lo sottolineano, anziché come dire, preoccuparsi, poverina, hai la febbre, mi spiace, come mai, stai male, ha bisogno di qualcosa, no, rimarcano il fatto che è la febbre e quindi non sarai disponibile, non esce, eccetera, eccetera. Quindi utilizzano, intanto saluto anche Tizi Jaguar, ogni cosa per manipolarti. Ti capita un imprevisto, ti cade una tegola in testa, no, è colpa tua, l'hai fatta apposta, non volevi fare questo, non volevi fare quello, quindi utilizzano esatto, utilizzano tutte le tue debolezze, quelle fisiche, quelle mentali, quelle e, diciamo, e tu ti accorgi, no, del fatto che in realtà lo fanno soltanto per controllarti, cioè il loro obiettivo fondamentale è che tu diventi una sorta di burattino alle loro dipendenze, cioè vogliono diventare i burattinai. Ora uno dice, ma a quale motivo diventare burattinai? A motivo narcisistico, cioè la soddisfazione è soltanto narcisistica, perché è ovvio che non ci può essere è ovvio che non ci può essere un'altra soddisfazione se non quella narcisistica, è evidente. Però loro utilizzano questa situazione, diciamo così, questa situazione per godere del fatto che tu, come dire, non stai bene. Ecco, qua c'è una prima differenziazione tra le varie tipologie di narcisisti. Il narcisista perverso o maligno, diciamo così, e il narcisista normale. Ecco, la differenza, il narcisista è spesso bisessuale, non credo, Monica, non credo che almeno io non ho riscontrato come dire, un'assonanza, non ho riscontrato un'assonanza tra questo e quello, diciamo, tra queste due caratteristiche. Eh,
Bah, perversioni, non lo so, dipende cosa intendi con perversioni. Io credo che tutto quello che viene fatto tra adulti consenzienti, bene o male, è, diciamo, è lecito, no? Tutto quello che è fatto tra adulti e consenzienti. Comunque, veniamo alle caratteristiche essenziali che invece siamo sicuri che ci sono. Quindi, intanto appunto, queste due caratteristiche diverse sono eh, il, eh, diciamo, il narcisista maligno ha un obiettivo sadico, l'obiettivo di danneggiarti, l'obiettivo di farti del male. Non soltanto quello di controllarti, ma se può anche quello di farti del male. In che modo farti del male? Beh, ad esempio potrebbe cercare di danneggiarti economicamente, mentalmente, in tutti i modi possibili, per il semplice piacere di danneggiarti. Quindi un piacere essenzialmente sadico, non per una motivazione particolare, cioè per dire un rapinatore ti rapina per prenderti i soldi, no, il narcisista lo fa esplicitamente per un piacere sadico. Io credo che molti dittatori, torturatori, eccetera, siano sicuramente stati narcisisti perché il piacere nel provare, che si prova, diciamo che provano a far male alle persone, a danneggiare le persone senza un motivo logico e razionale, tra l'altro, è proprio una caratteristica questa dei narcisisti. Quindi, ad esempio, il narcisista maligno, un'altra caratteristica appunto del narcisista maligno che riscontriamo sempre è un sorriso sardonico che si manifesta quando c'è qualcuno che ha qualche problema o qualche malessere. Quello non riescono a trattenerlo, quindi se tu gli racconti, che ne so, di qualcuno che loro conoscono ovviamente, non un estraneo, che sta male, che ha qualcosa che non va, magari a parole ti dico, mi spiace, poverino, però vedi, se tu sai cogliere i segnali di comunicazione non verbale, vedi che sono contenti, che provano piacere. Ecco, questo è una caratteristica. Tania Grandi, la nostra Tania Grandi, che oggi è alta 1 metro e 1 centimetro. Quindi, no, non è che è più facile che sia un iperlogico, non esiste un narcisista che non sia anche iperlogico, cioè il narcisista emotivo non esiste, questo è evidente, ma è un'iperlogicità spinta agli estremi. Potremmo dire che tutti i narcisisti sono anche iperlogici. Ovviamente non tutti gli iperlogici sono anche narcisisti, assolutamente, non sono, però non può esistere un narcisista diciamo, non può esistere un narcisista emotivo, perché le emozioni il narcisista non le percepisce. Ecco, il narcisista non le percepisce per niente. Quindi un narcisista maligno, diciamo, è uno che vuole danneggiarti per un semplice piacere sadico. E ti danneggia in tutti i modi in cui riesce, economico, se riesce a farti, per dire, no? Se riesce a farti fare un investimento sbagliato, te lo fa fare per metterti sull'astrico economicamente, anche se lui non ci guadagna niente, ad esempio, ma se riesce a farti fare un investimento sbagliato, te lo fa fare. Pur, ripeto, pur senza guadagnarci niente, per il solo piacere di danneggiarti. E lo riconosci quando parli di qualcuno che ha avuto un problema, puoi farlo anche apposta, una persona che conosce, magari a parole ti dice mi spiace, ma di fatto prova piacere, un piacere sadico, appunto, un piacere sadico fondamentalmente. E quindi questa è un'altra caratteristica del narcisista maligno. Il narcisista normale, diciamo non maligno, non ha questo interesse a danneggiarti, ha soltanto l'interesse a controllare la tua vita e a far sì che la tua vita procede secondo quelli che sono i suoi interessi poi che sono soggettivi. E lo stesso dicasi per i genitori narcisisti. I genitori narcisisti tendono ad avere, diciamo, un voler controllare i figli come se fossero dei burattini.
Ecco, quindi che cercano di trattarli come se fossero dei burattini. Come si fa a distruggere un narcisista? Beh, esiste un unico modo, cara Laura Bruschi, in quella di non coinvolgersi. Non ce ne sono altri, perché il narcisista di fatto non ha nessun potere se non quello che gli dai tu. Cioè, il problema è questo qua. Cioè, un conto è se hai a che fare con un narcisista che è un dittatore di una nazione, allora, come dire, anche se tu non lo vai a cercare, lui viene a cercare te. Ma se tu hai a che fare con un narcisista, basta che non ti coinvolgi. Se tu non ti coinvolgi, non ha nessuna possibilità di appiglio praticamente. Si sgancerà da solo, da sola. Quando vede che, come dire, non c'è grip, non c'è aderenza, e si sgancia per forza. Come dice Moni Cadi, l'unico modo è riconoscere e poi dare indifferenza. Sì, ho fatto dei video dove parlo di contromanipolazione, si possono effettuare le contromanipolazioni, eccetera, far finta che prima sei condizionato, poi non lo sei più. Queste sono tutte modalità che uno può utilizzare per, diciamo, cercare di condizionare in qualche modo un narcisista, ma di fatto tutto questo non ha molto senso, perché se tu cerchi di decondizionare un narcisista, di condizionare a tua volta un narcisista, comunque dedichi energie a una situazione, dedichi energie a una persona che di fatto non se le merita. Noi vi informo che abbiamo un unico bene deperibile che è il tempo. Il tempo è l'unico bene deperibile che abbiamo. Possiamo avere un tracollo economico, ma se abbiamo un tracollo temporale, quello non ce lo restituisce più nessuno. Oh, Alessandra Casara, la Malgasciona number one. Cosa significa avere il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, quindi perché dedicare tempo a un narcisista per contromanipolarlo? È un tempo sprecato, no? Perché tu potresti dedicarti quel tempo lì a delle persone, a delle cose, a delle situazioni che ti danno piacere, che ti danno benessere, che ti fanno stare bene, e tu perdi il tempo. Eh sì, Alessandra Casara, orario diverso perché domani c'è Milano, devo alzarmi praticamente all'alba, Alessandra Casara, domani per Milano all'alba. Prima che il sole sorga io sarò in piedi, e quindi una live pomeridiana così e basta. Prima che il sole sorga io sarò già sorto. Deve essere a Nuova Milano, cara Alessandra Casara. Domani allo Stadio San Paolo, no, che faccio? Un corso a Milano, un corso, domani ho il corso a Milano. Domani ho il corso Full Immersion a Milano dalle 9.30 alle 19, dalle 9.30 alle 19. Esatto, Casara. Comunque, andando avanti con la situazione, dobbiamo tenere presente questo. A Roma il 5 maggio, a Roma il 5 maggio, ma a Roma parto per tempo, Casara, parto per tempo a Roma. Quindi stavamo dicendo, è importante quindi imparare a riconoscere i narcisisti, oh bravo terapeuta, è importante imparare a riconoscere i narcisisti, e quindi un primo modo per riconoscerli è per il fatto che mentono sempre, mentono costantemente e cercano di manipolarti costantemente. Quindi queste sono due caratteristiche che hanno i narcisisti. Tendono a mentire sempre, anche senza motivo, e tendono a manipolare sempre, anche senza motivo. Manipolare nel senso di farti fare esattamente le cose che tu vorresti, che loro vorrebbero che tu facessi, e cercano di importerlo in qualche modo. Poi si riconoscono dal fatto, dipende, i narcisisti, ecco, non è detto che tutti si lodano da soli, monicali, non è detto, perché ci sono i narcisisti, si dividono in due categorie, i narcisisti covert e i narcisisti overt.
Il narcisista covert fa tutto il contrario che lo darsi da solo, fa esattamente il contrario. Il narcisista covert, quello nascosto, si presenta lui come una merda, si presenta come uno che non sa fare niente, si presenta come uno e si aggancia su persone che vanno a cercare, come dire, si aggancia su persone che hanno una sorta di complesso del croce rossino. Il narcisista covert è un narcisista nascosto, diciamo così, che si presenta praticamente incapace di fare tutto, anzi inizia a dire che senza di te non potrebbe vivere. Questo è l'unico modo per cui inizia a farti vivere i sensi di colpa, no? Inizia a creare un vitello d'oro, inizia a portarti sull'altare, inizia a pensare che tu sei la persona più importante del mondo. Ecco, poi è vero, questo che dice Lady Elvira, utilizzano anche un'altra tecnica che si chiama gaslighting, cioè cercano di farti passare per folle, per pazzo, no? Il gaslighting iniziano a dire che tu hai qualcosa che non va, che tu non apprezzi quello che fanno, che loro si fanno in quattro per te, è come io sono il gatto e lui la volpe, ci facciamo in quattro per te. Che si fanno in quattro per te, che loro hanno fatto di tutto e tu cercano di farti vedere, di farti passare per pazzo, per pazza fondamentalmente. E quindi il gaslighting è proprio quest'altra tecnica, che è una sorta di tecnica di denigrazione, perché poi un'altra caratteristica che ha il narcisista, dopo averti fatto love bombing, averti lodato, avendo cercato di isolarti da tutti gli altri, cerca di, per così dire, di fare gaslighting, il narcisista covert, quindi di farti passare per pazzo, per uno che non apprezza, o per una che non apprezza quello che tu fai, e poi di denigrarti in qualche modo, no? Facendo leva appunto sui sensi di colpa, facendo leva sulle emozioni più profonde. E quindi queste sono le strategie, però il concetto di fondo che il problema è che le persone che si agganciano sui narcisisti di fatto sono codipendenti, perché esistono delle persone che hanno bisogno di essere condizionate. Purtroppo esistono persone che hanno bisogno di essere condizionate. Tutte quelle che hanno avuto un imprinting sul condizionamento tendono... Non trovi che senza il cattivo esempio dei narcisisti il popolo non colga dove, quando e perché limitarsi? No, il cattivo esempio non è che sia... semmai è un buon esempio. Il cattivo esempio del narcisista ti può dare l'informazione che tu non devi prendere in considerazione. Il narcisista ti deve dire che vanno solo isolati. Vanno solo isolati i narcisisti, vanno solo isolati. E quindi un'altra cosa che utilizzano è proprio il fatto di agganciare persone che invece hanno questa sorta di sindrome da croce rossina, che si agganciano su persone che li condizionano, quelli che vengono detti codipendenti. Poi un po' tutti possono essere codipendenti, però il problema è che bisognerebbe rendersi conto del fatto di quali sono i meccanismi che un narcisista mette in atto. E nel momento in cui tu ti rendi conto di quelli che sono i meccanismi che un narcisista mette in atto, devi sganciarti, devi eliminarli. Sì, è vero, Mary Annie Moon, penso che i narcisisti sono più rari di quanto si crede, è vero. Spesso si confondono, esatto, questo è vero. Il narcisista non è uno che non si innamora di te, perché molte persone dicono, il mio narcisista, e poi scopri che il suo narcisista non era narcisista per niente, non si era innamorato di lei, ma si è innamorato di un'altra o di un altro, quindi molte persone definiscono narcisista chi non si innamora di loro, questo è vero.
Questo è un meccanismo di difesa, no? Però diciamo che comunque male non fa, cioè nel senso che se tu identifichi uno che non si innamora di te come narcisista e questo ti serve a sganciarti, va bene, va comunque bene, va comunque bene, cioè meglio, come dire, confondere, sì, si confonde un narcisista con un libertino, ma meglio confondere un narcisista con un libertino se questo ti serve a sganciarti. Perché tanto, come dire, se uno non si innamora di te, per te nel tuo mondo relativo è come se fosse un narcisista, perché a me che mi importa che, come dire, che si innamora di tutti gli altri ma non si innamora di me. Cioè, se non si innamora di me e si innamora di tutti gli altri, per me di fatto può essere un narcisista, quindi alla fine io devo imparare a sganciarmi. Comunque, quindi non lo vedo un grave errore quello di definire narcisista anche chi non lo è. È molto più grave l'errore nel non definire narcisista uno che invece lo è, perché se non definisci narcisista uno che invece lo è, o una che invece lo è, allora rischi veramente di prendere lucciole per lanterna, come dire, prendere delle batoste da cui poi è difficile rialzarsi, è difficile tirarsi su. Beh, ecco, una ragazza difficile da conquistare, non è detto che sia narcisista. Ripeto, narcisista ha questa caratteristica che proprio per, come dire, caratteristiche, per piacere narcisistico, non si innamora, non si coinvolge. Sono pochi, ma tengono in piedi. Beh, sì, il narcisista tiene in piedi più di una relazione, è vero, quello che dice è vero. Beh, come fare ad accorgersene al volo? Ripeto, le caratteristiche sono fondamentali. Cerca di manipolarti. Questa è la prima caratteristica. Un narcisista cerca di manipolarti, sia overt che covert, cerca di manipolarti, cioè cerca di farti fare delle cose che tu non vorresti fare e se tu non le fai, in qualche modo cerca di condizionarti, no? Come dicevo prima, è la febbre, non riesce a uscire, però ce n'è sempre una, e qua e là, insomma, cerca di penalizzarti, quindi questa è la prima cosa fondamentale, perché uno dice, cioè, mentono, però magari la menzogna non lo cogli, ma il condizionamento lo cogli. Una persona che cerca di condizionarti, come dire, è la prima caratteristica che deve farti raddrizzare le antenne che potresti avere a che fare con un narcisista. Questa è la prima caratteristica che devi tenere presente, fondamentale. Poi comunque ce ne sono anche molte altre, e ripeto, da cogliere al volo quella del condizionamento. Poi il love bombing anche, ad esempio, fatti in modi diversi, ma il love bombing è possibile. Esistono anche psicologi narcisisti? Beh, penso di sì, sono esseri umani, quindi ci sarà una distribuzione. Sì, ma non importa che tu sei condizionabile, Alessandra, è il fatto che uno cerca di condizionarti. Poi che tu non sei condizionabile va bene, ma se uno cerca di condizionarti, devi tenere presente che all'inizio magari non ci riesce, perché però se poi acquisisce potenziale, comunque può metterti in situazioni in cui tu stai male, perché all'inizio che lo conosci tu non ti fai condizionare perché non hai, diciamo, la sindrome del condizionamento, però se poi questo acquisisse potenziale nei tuoi confronti e quindi potrebbe danneggiarti successivamente. Per cui è importante riconoscerli dall'inizio. Bene, questo è quello che volevo dire sui narcisisti. Narcisismo in politica. Beh, non lo so, adesso non conosco bene la politica italiana, ma sicuramente tutti i dittatori e tutti i cosi sono tutti narcisisti. Il narcisista può avere successo anche ad esempio nell'industria, no? Per dire, non gli importa nulla se mette, come dire, se licenzia 1000 persone, mette 1000 famiglie sul lastrico. E quindi molti narcisisti possono avere successo da quel punto di vista lì.
Un idolo del narcisismo? Non so, un idolo del narcisismo, non so cosa intendi con un idolo. Il gaslighting cosa comporta? Il gaslighting comporta il fatto che cerca di farti passare per folle, cerca di dirti che quello che tu fai non ha nessun senso, che sei matta a fare questa cosa qua, che non capisci, che non riesci a cogliere la realtà e quindi tu entri in uno stato conflittuale, no? Perché non ti rendi conto di nulla fondamentalmente, quindi pensi di essere folle se sei coinvolto. Bene, allora vi ricordo gli appuntamenti nuovi, devo sistemare su una cosa perché a Torino c'è venerdì 8 marzo, 8 marzo. Allora, i prossimi appuntamenti sono Torino venerdì 8 marzo, facciamo meglio quest'otto, la festa della donna. La festa della donna, vieni a Torino perché parleremo proprio di come sedurre le persone difficili che non sono narcisiste e invece come sganciarsi dai narcisisti. Quindi sarà proprio il tema dei narcisisti, ma anche come sedurre le persone difficili. Poi a Milano domani dalle 9:30 al 19, domani a Milano, e poi a Roma il 5 maggio, e il riferimento è sempre il 333 15 11 703. Terra Piattara a Roma, però devi mettere un riferimento al 333 15 11 703. Bene, comunque non sono di Torino, Giuseppe Viviano, non sono di Torino. A Roma ci sarò, Terra Piattaro, mi fa piacere. Bene, manie di protagonismo, alcuni possono essere narcisisti, altri no. Alcuni possono essere narcisisti, altri no. Il film di cui parli, Ghostlighting, non so del film di cui parli. C'è un film che si intitola Ghostlighting, esatto, Gaslighting, è un film che prende proprio questa idea qua. Al Grosseto non so, però il Grosseto Roma è vicino a Francesco Papi, il Grosseto Roma è vicino. Isabel Legrand, ciao Isabel. Bene, un saluto. A letto col nemico, sì, a letto col nemico, quello è tipico, quello è un narcisista, certo, certo. Quello lì di A letto col nemico è un esemplare tipico di narcisista, anche maligno, perverso. Sì, l'ho visto. Bene, un saluto a tutti e domani non so se riesco a fare una live da Milano, però vedremo. E niente, un saluto a tutti, se non domani ci vedremo lunedì in live, ma domani una live la farò, comunque da Milano una live la farò. Buona serata a tutti, ciao a tutti, a domani da Milano, una piccola live da Milano. Ciao a tutti.